Bella raga, oggi io sono qua per parlarvi dei 5 anime, in questo caso ho pure i manga di alcuni, che fanno parte della mia personalità. Premetto, io con questi banalmente ci sono cresciuto, non troverete nuovi anime perché so già che qualcuno mi dirà Attack on Titan, e vi dirò ragazzi io con Attack on Titan non ci sono cresciuto. È brutto da dire, ma è così la verità. Mi dispiace. Non solo, l'ordine è totalmente casuale. Detto ciò, direi di partire subito con il primo, Slam Dunk. Slam Dunk è tipo il miglior Spokon, cioè manga sportivo, credo secondo solo ad Holly e Benji, Captain Tsubasa, della storia. Perché molti, come potete vedere da qua, molti si sono messi a giocare a basket grazie a questo manga. Di cosa si parla? C'è questo ragazzo, Hanamichi Sakuragi, che è una nuova matricola del liceo Shohoku, prima superiore. Lui, teppistello, ragazzo, teppista, con una capigliatura dei teppisti degli anni 90, no? Anni 80, anni 90 giapponesi, come potete vedere, col capello lungo qua davanti, col ciuffo qua davanti preponderante. E lui viene sbeffeggiato dagli amici perché è sfortunato in amore, ci prova con le ragazze, è sfortunato in amore. Un giorno si innamora di questa ragazza che si chiama Haruko Aragi, che è innamorata del basket, e lei lo convince a fare un provino per entrare nella squadra di basket. Grazie al basket riesce a ritrovare il suo riscatto sociale, perché poi ci sono anche delle comiche, però diventa un giocatore molto importante per la sua squadra, che all'inizio è una squadra completamente da ultima in classifica, che però grazie a lui e grazie al suo, tra virgolette, rivale Rukawa, riesce a scalare la vetta del torneo, se non sbaglio quello nazionale, giapponese, quello liceale di basket. Cosa mi ha insegnato questa opera? Mi ha insegnato che prima di tutto c'è del riscatto sociale per tutti, e in questo caso Hanamichi Sakuragi riesce a trovarlo attraverso lo sport. Seconda opera, non ho il manga in questo caso, si chiama Golden Boy e si parla di questo ragazzo Kintaroe che a 25 anni lascia l'università. Lui studia giurisprudenza, lascia l'università perché dice che che lui ha già imparato tutto quello che l'università gli può insegnare. Prendiamo questa roba gigantesca con le pinze, però nel senso che è una cavolata. Va bene? Però qual è la cosa? Il plot, la storia. Lui prende e va in giro per il Giappone, visto che ha lasciato l'università, dice lui vuole imparare di più. Va in giro per il Giappone con la sua bicicletta, mezzaluna, e ci sono delle situazioni strane in cui ci sono anche delle ragazze coinvolte, e queste situazioni fanno molto ridere, però in sostanza lui, andando in giro, riesce ad imparare più lavori possibili. La cosa che io ho imparato da questa è che si può sempre imparare, infatti a me piace un sacco imparare nuove stronzate. Può essere anche il codice Morse, però è una stronzata, però è una figata imparare certe cose. Anche qua ci sono molte scene comiche in cui lui va in giro, riesce a fare questi lavoretti, le ragazze che non lo prendono in considerazione, poi quando lui se ne va cercano di rintracciarlo, di inseguirlo, però è una serie molto episodica, nel senso va molto a episodi. Arriva Kintaro in giro con la sua bicicletta, trova questo lavoro con questa tizia, riesce a fare questo lavoro, la tizia si innamora di lui prende e se ne va fuori dalle scatole. Next, Trigun. Trigun, opera che io adoro, è fantastica questa. Ora arriviamo su dei cavalli di battaglia un po' più pesanti. In Trigun il protagonista si chiama Bashed Stampede, soprannominato Tifone Umanoide, perché secondo la leggenda lui avrebbe distrutto una città, e infatti ha una taglia da 60 miliardi di doppi dollari. Qual è il contesto? Ci troviamo in questo pianeta diverso dalla Terra che si chiama Gunsmoke, circondato da tante lune, diversi pianeti, diversi soli, scusate, e il territorio è deserto e arido. La vita è molto dura, tutti fanno fatica a sopravvivere
e sembra di essere tornati in un contesto western spaziale, perché ci sono anche delle navicelle spaziali. Visto che lui viene chiamato tifone umanoide, è una taglia da 60 miliardi di doppi dollari, cioè quando va in giro la gente cerca di ammazzarlo. Quando capiscono che lui è il mitico Vash the Stampede, la gente cerca di ammazzarlo per prendere i soldi di sta taglia. Quindi ci sono delle comiche che partono da lui che è in giro e dice no, io non sono Vash the Stampede, queste robe qua. Poi ci sono anche due ragazze che ne seguono dell'assicurazione, di cui non mi ricordo il nome, perché c'è il nome in italiano, ma quello giapponese non me lo ricordo. E queste due ragazze all'inizio non credevano che lui fosse Vash the Stampede. Perché? Perché lui è un ragazzo solitario che cerca comunque di divertirsi con la gente, è molto pacifista. Infatti non penseresti mai che lui sia un killer spietato e affamato di sangue, assetato di sangue. E in effetti lui non è. E le comiche partono sul fatto che la gente non riesca a riconoscerlo, e poi quando qualche volta viene assoldato pure come guardia del corpo, come serial killer. Ci sono tanti episodi che fanno ridere. Cosa ho imparato da Trigun? Questa opera, scusate, mi fa vedere che comunque anche se una persona che ha avuto un trauma, ha avuto dei momenti difficili, riesce comunque ad andare avanti sempre col sorriso smagliante sulle labbra. Perché? Perché alcune volte noi non possiamo sapere cosa ha vissuto una persona. In sostanza è meglio non giudicare un libro dalla copertina. Con questa frase posso chiuderla qua. Scusate, devo fare una menzione a GTO. Questo è il +1 GTO, di cui ho questo, in questo caso. Great Teacher Onizuka. Voi guardatelo, fidatevi, è una bomba. Guardatevi l'anime, che può essere un cancello d'ingresso, e poi leggetevi il manga. Andiamo avanti con un'opera che in Italia non viene mai tanto calcolata, solo chi è un esperto, un uomo di cultura, una donna di cultura può sapere di cosa sto parlando. E qua si parla di Tutto Hitman Reborn. Cos'è quest'opera? A me viene un lacrime parlare di quest'opera. La trama: si parla di Tsunayoshi Sawada, che è questo ragazzino delle medie che in realtà non è che sia sto gran genio, anzi è scarsa sia nello sport che nello studio. Con le ragazze è sfortunato, lui è innamorato di una sua compagna di classe che si chiama Kyoko Sawada, se non sbaglio, e lui non riesce in niente. Un giorno arriva questo simpaticissimo bambinetto di 1 anno che si chiama Reborn, mandato da un parente lontano. E voi vi starete chiedendo, ma che parente lontano? Questo parente lontano vive in Italia, cioè Tsunayoshi Sawada, lui abita in Giappone, ha dei parenti in Italia. Lo mandano perché Reborn deve addestrare Tsuna a diventare il 10° boss della famiglia Vongola, una famiglia italiana mafiosa. E voi mi direte, ma sei serio? Vi dirò, assolutamente sì. E qua partono le comiche, perché ovviamente Reborn cerca di spronare Tsuna in ogni sua cosa, sia nello studio, sia nello sport. E poi anche quando, visto che comunque questa è un'opera di combattimenti, ci sono anche dei combattimenti anche quando bisogna combattere. Durante gli allenamenti e durante la vita quotidiana, Reborn, per far sì che Tsuna riesca a compiere le sue missioni, le sue imprese, gli spara un proiettile che lo fa morire per poi farlo rinascere con una voglia matta di riuscire a compiere quella cosa, quella missione. Tant'è che la frase iconica è ce la farò anche a costo della vita. Ce la farò anche a costo della vita. E questa roba mi fa ridere, perché ogni singola situazione, ogni singolo episodio dell'anime in cui c'è lui che deve riuscire a fare una cosa, Reborn si mette lì dall'alto, boom, spara sto proiettile, Tsuna rinasce e dirà io ce la farò anche a costo della vita, e riesce a fare quella cosa incredibile. 死ねばわかる。何のぞその瞬間
一本俺は笹川京子に死ぬ気で告発する。 Cosa ho imparato da quest'opera? Io non vi ho detto, cioè io vi ho detto che lui diventa 10° boss, cioè alla fine diventerà 10° boss della famiglia Monga. Però un boss deve avere i suoi protetti, deve avere il suo team. E la gestione di un team è una roba fantastica, cioè letteralmente in quest'opera ti fanno capire come, tra virgolette, gestire una famiglia, mettiamola così, che la famiglia in realtà è il gruppo di amici di Tsuna, con il suo braccio destro, una persona che non lo vuole, comunque un suo nemico che poi diventa suo amico. Ci sono tante cose. Comunque, come ho detto, la cosa importante è la gestione di un team, la gestione di una famiglia per capire i propri bisogni di ogni singolo appartenente ad un gruppo. Sì, è questa la storia, la cosa che ho imparato seriamente da tutto Rhythm Reborn. Voi vi starete chiedendo che cos'è questo? Molti miei amici credo che lo sappiano, però ragazzi, l'opera, Naruto. Molti la conoscono già, per chi non la conoscesse, siamo in un mondo di ninja, dove ci sono tanti paesi in conflitto tra loro, tanti villaggi in conflitto tra loro. Il nostro protagonista, Naruto, vive nel villaggio della Foglia. Lui è un ragazzino orfano, con dentro un demone. Tutti lo hanno allontanato, nessuno gli parla letteralmente perché lui ha un demone all'interno del suo corpo. Grazie alla sua forza di volontà, grazie al fatto che qualunque cosa succeda, tu comunque devi andare avanti, avvicinandoti sempre di più al tuo sogno, cercando di avvicinarti sempre di più al tuo sogno, lui riesce in ogni modo a compiere le sue, tra virgolette, missioni. E ci sono seriamente delle missioni nell'opera, però in realtà il suo scopo è diventare Hokage, ce la farà assolutamente sì, ve lo dico chiaro e tondo, però è il come in mezzo. Ci sono tante cose di cui potrei parlarvi di quest'opera. C'è un rivale, Sasuke, c'è il suo primo amore che in realtà non è un amore perché lei lo friendzona brutalmente, anzi non lo caga letteralmente sul fatto amoroso, e lei, Sakura, all'inizio lo crede un rincoglionito. O anche il ciclo dell'odio, e questa è una roba clamorosa, in cui nella seconda parte dell'opera, nella quale Naruto è più grande, si parla di questo ciclo dell'odio in cui tutti hanno sofferto e c'è gente che però, visto che ha sofferto, cerca di imporre il proprio ideale di giustizia e di pace sugli altri per non farli soffrire, ma non è una cosa che la gente voglia. La gente voglia. Cosa ho imparato da quest'opera? Tante cose, troppe cose, però la prima, quella di cui vi voglio parlare ora, è che se tu hai un sogno ci devi provare in qualsiasi modo a raggiungerlo, senza se e senza ma. Credo che sia tipo anche la mia filosofia di vita. Ma forse un'altra cosa che ho imparato anche grazie a quest'opera è che quelli che magari vengono definiti i tuoi punti deboli, visti da altre persone, visti da altri punti di vista, sono dei punti di forza. Ricordatevelo, ragazzi. E qua sto parlando ovviamente della volpe 9 code, in questo caso il demone che c'è all'interno di Naruto. Per me anche altre cose, ho scoperto certe cose anche grazie, pensando a questo. Detto ciò, queste sono le opere che io ritengo importanti per me. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi ricordo inoltre di iscrivervi col bottone qua sotto, c'è subscribe qua sotto, iscriviti in italiano se volete guardare più video, se volete darmi una mano nel far crescere questo progetto. Inoltre vi ricordo che potete guardare questo video, che se vi piacciono anime e manga potrebbe fare al caso vostro. Io vi saluto, love and peace e adios.